Buongiorno a tutti da Bruno Pepe. Oggi vi parlo di una festività ebraica, conosciuta anche con il nome di Festa delle Luci o Festa dei Lumi. Chanukah, Hanukkah, Chanukah, Chanukah, in ebraico o Hanukkah, è una festività ebraica, conosciuta anche con il nome di Festa delle Luci o Festa dei Lumi. In ebraico la parola Chanukah significa inaugurazione o dedica, infatti la festa commemora la consacrazione di un nuovo altare nel Tempio di Gerusalemme a seguito della conquistata libertà dagli Elleni, il cui regno in Erez Israel nel secondo secolo a.C. aveva tentato di distogliere gli ebrei dalla Torah e in particolare da alcuni precetti come lo Shabbat, riposo sabbatico, ed il Brit Milah, circoncisione. Gli assiro-ellenici ritenevano di poter cancellare la specificità giudaica proibendo la pratica della legge, ma solo una minoranza di ebrei venne religiosamente corrotta. Secondo Zaccaria ZC 4,6 una rivolta armata guidata da un anziano sacerdote dell'antica famiglia degli Asmonei, Mattatia, permise la vittoria dello spirito sulla forza brutale, che minacciava Israele nella sua vita religiosa e spirituale. La festività dura 8 giorni e la prima sera, chiamata Erev Chanukah, inizia al tramonto del 24 del mese di Kislev, dicembre. Secondo il procedere del calendario ebraico, quindi, il primo giorno della festa cade il 25 di Kislev. È l'unica festività religiosa ebraica che si svolge a cavallo di 2 mesi, inizia a Kislev e finisce in Tevet. In particolare, se Kislev dura 29 giorni, finisce il 3 Tevet, mentre, quando Kislev ha 30 giorni, finisce il 2 Tevet. È, assieme a Purim, la seconda delle feste stabilite per decreto rabbinico, ovvero delle feste stabilite dopo il dono della Torah. Ebraismo. La storia di Chanukah non è inclusa esplicitamente nel libro del Tanakh, però è stretta al comandamento dell'accensione della menorah nel tabernacolo prima e poi nel Tempio di Gerusalemme appunto. Etimologia. La parola Chanukah significa inaugurazione o consacrazione, perché il 25 di Kislev venne inaugurato il nuovo altare nel Tempio di Gerusalemme, dopo la liberazione della Giudea dall'occupazione siriana ellenica di Antioco IV Epifane. I Maccabei dovettero ripulire il Tempio dagli idoli e costruire un nuovo altare perché quello precedente era stato profanato. Quando fu terminato il tabernacolo all'epoca di Mosè, Dio aveva stabilito che venisse inaugurato il primo del mese di Nissan, data della nascita di Isacco, ma poi, per le lamentele del popolo riguardo a Mosè che si fondavano su un ingiusto sospetto sulla conformità dello stesso Maishkan, venne inaugurato proprio il 25 di Kislev. Inoltre, col ritorno da Babilonia, le fondamenta del Tempio vennero poste il 24 Kislev ed il 25 avvenne, senza fonte, la celebrazione. Si conclude che queste date coincidono ancora con quella del miracolo dell'olio di Chanukah. Fonti ebraiche. Talmud, Shabbat 21b. Megillat Tait Kap. 9. Megillat Setarim, Rabbeinu Nissim. Yalkut Shimoni, Melachim 164. Ilko Chanukah, Rambam. Nella Midah si recita che al tempo di Mattatà, figlio Yochanan, sommo sacerdote Ceshmoei. Nella Torah orale. Il miracolo di Chanukah è narrato nel Talmud. La festività, durante gli 8 giorni, è caratterizzata dall'accensione dei lumi di un particolare candelabro a 9 braccia chiamato Chanukah. La storia, riportata nel Talmud, racconta che, dopo la riconquista del Tempio di Gerusalemme devastato in parte dagli Ellenici, secondo il rituale la menorah del Tempio doveva essere illuminata permanentemente con olio di oliva puro, ma si trovò olio sufficiente solamente per una giornata. I sacerdoti Asmodei prepararono una menorah di ferro e stagno ed accesero comunque i lumi. Miracolosamente quel poco olio durò il tempo necessario a produrre l'olio puro, 8 giorni. Da questo episodio deriva l'usanza di accendere la Chanukah. Gli ebrei accendono ogni giorno della festa un'ulteriore candela. Queste vanno posizionate a partire da destra, ma accese da sinistra verso destra. Quella centrale, chiamata Shemash, serve ad accendere le altre e va quindi sempre accesa. Nel Talmud sono presenti 2 opinioni, una indica che nel primo giorno si accendano tutte le luci della Chanukah e ogni giorno se ne accenda una in meno rispetto al precedente. L'altra opinione, quella aleicchica, al contrario, prescrive di accendere solo la prima candela nel primo giorno e aumentare di una candela ogni giorno successivo. I seguaci di Shammai seguivano il primo parere, quelli di Hillel il secondo. Talmud, trattato dello Shabbat 21b. Chanukah, con lode, gioia, vittoria e salvezza, è un riflesso della festa di Sukkot e Shemini Atzeret. Origine del Sevivon, sconforto o gioia? Il Sevivon, o Dreidel,
una sorta di trottola, veniva utilizzato dai bambini ebrei che, quando studiavano di nascosto la Bibbia ebraica della tradizione, non appena colti dai soldati ellenici che ne avevano impedito in parte l'adempimento, improvvisamente fingevano di giocare per non essere catturati. Questa trottola, con cui i bambini ebrei giocano ancora oggi, presenta sulle facce le lettere dell'alfabeto ebraico Nun, Gimel, Ei, e Pe. Queste sono le iniziali della frase dei maestri ebrei Nes Gadol Allah Po. Un grande miracolo è avvenuto qui in diaspora. Si sostituisce la lettera ebraica Pe con la Shin, iniziale per Sham, lì. Così la frase, tradotta, diviene un grande miracolo è avvenuto lì, in Eretz Israel. Usi. Da un momento non noto ai più, si iniziò a cucinare le sufdaniot, anche dette kraven, cotte nell'olio. Buona è infatti la consuetudine di preparare cucinati con olio appunto in ricordo dell'olio di oliva della menora del Tempio di Gerusalemme e del suo miracolo in Cenukka. Fonti cristiane. Appare nel primo e nel secondo libro dei Maccabei. I libri, sebbene non facciano parte della canone biblico ebraico ufficiale, sono parte del complesso deuterocanonico e quindi, pur non essendo stato codificato per l'ebraismo come parte del testo sacro, lo divenne per la Chiesa cattolica e per la Chiesa ortodossa. In questi libri si narra che, dopo aver ripulito il tempio, portato via le pietre profanate e distrutto l'altare profanato e costruito uno nuovo secondo la legge, ripristinarono il candelabro d'oro, l'altare degli incensi, la tavola dei pani e accesero le luci del candelabro. Vedi Me 4, 38-51. Poi, il 25 del nono mese, cioè il mese di Chiseu, nell'anno 165 a.C., si radunarono tutti e offrirono il sacrificio sul nuovo altare degli olocausti. Me 4, 53. Infine Giuda, i suoi fratelli e tutta l'assemblea di Israele, stabilirono che si celebrassero i giorni della dedicazione dell'altare nella loro ricorrenza, ogni anno, per 8 giorni, cominciando dal 25 del mese di Chislu, con gioia ed esultanza. Me 4, 59. Fonti cristiane. Appare nel primo e nel secondo libro dei Maccabei. I libri, sebbene non facciano parte della canone biblico ebraico ufficiale, sono parte del complesso deuterocanonico e quindi, pur non essendo stato codificato per l'ebraismo come parte del testo sacro, lo divenne per la Chiesa cattolica e per la Chiesa ortodossa. In questi libri si narra che, dopo aver ripulito il tempio, portato via le pietre profanate e distrutto l'altare profanato e costruito uno nuovo secondo la legge, ripristinarono il candelabro d'oro, l'altare degli incensi, la tavola dei pani e accesero le luci del candelabro. Vedi Me 4, 38-51. Poi, il 25 del nono mese, cioè il mese di Chiseu, nell'anno 165 a.C., si radunarono tutti e offrirono il sacrificio sul nuovo altare degli olocausti. Me 4, 53. Infine Giuda, i suoi fratelli e tutta l'assemblea di Israele, stabilirono che si celebrassero i giorni della dedicazione dell'altare nella loro ricorrenza, ogni anno, per 8 giorni, cominciando dal 25 del mese di Chislu, con gioia ed esultanza. Me 4, 59. Storia tradizionale. Intorno al 200 a.C., gli ebrei vivevano già in terra di Israele, a quel tempo sotto il controllo della dinastia Seleucide stabilitasi in Siria. 4. Il popolo ebraico pagava le tasse alla Siria e ne accettava l'autorità legale e per lungo tempo fu libero di seguire la propria fede, di mantenere i propri lavori e di prendere parte ai commerci. Antioco IV ascese al trono. Sotto il suo regno, alcuni ebrei vennero gradualmente forzati o sedotti a violare alcuni precetti della propria fede. Parte del Tempio di Gerusalemme fu profanata e venne parzialmente utilizzato per un momento per il culto pagano e le cerimonie degli assiro-ellenici che Antioco fece organizzare. La forzatura alla trasgressione dei precetti, le profanazioni e la pretesa di ellenizzare la cultura portò alla resistenza ed alla difesa di una parte della popolazione ebraica guidata da alcuni sacerdoti, gli Asmonei. In particolare Antioco VI introdusse una statua di Giove e un altare costruito nel Tempio di Gerusalemme. Mattatiao, un sacerdote ed i suoi 5 figli Giovanni, Simone, Giuda, Elasar e Jonathan guidarono la ribellione contro Antioco ed i soldati a quest'ultimo subordinati. Giuda divenne noto come Giuda Maccabeo, in ebraico significa Giuda il martello, senza fonte. Alla vittoria del popolo ebraico, sia spirituale sia militare, seguì però la morte dei sacerdoti Asmonei. Nel 165 a.C. la rivolta ebraica giunse a successo. Il Tempio di Gerusalemme venne liberato e riconsacrato. Con gli Asmonei la festa di Cenukka venne istituita proprio da Giuda Maccabeo e dai suoi fratelli per celebrare questo evento.
Dopo la riconquista di Gerusalemme e del Tempio, Giuda ordinò che il Tempio fosse reso nuovamente puro, che le luci del candelabro venissero riaccese e venisse ripristinata l'Arca dell'Alleanza, non chiaro. Quando la luce venne riaccesa sul candelabro, la riconsacrazione dell'altare venne celebrata per 8 giorni e venne ricostituita la voda del Corban. Alcuni storici medievali ritenevano che il motivo per gli 8 giorni di durata della festa fosse da riferirsi ad un tardivo festeggiamento dei Sukkot, in quanto durante la guerra gli ebrei non sarebbero stati in condizione di celebrare Sukkot come prescritto. Anche Sukkot dura 8 giorni ed è una festività nella quale l'uso delle luci ha un ruolo preminente durante l'era del Secondo Tempio. Questa opinione è stata però accantonata dopo le analisi delle tradizioni parallele dei Falasha operate a partire dal 1995 presso l'Università di Gerusalemme. Chanukah oggi. Prima del XX secolo questa veniva considerata una festa minore. Con la crescente popolarità del Natale come maggiore festività del mondo occidentale e l'istituzione delle accensioni pubbliche della Chanukah cominciò a rappresentare sia una celebrazione della volontà di sopravvivere del popolo ebraico, sia una festività che segnasse il dominio della luce sull'oscurità, ciò che acquista un significato particolare in corrispondenza con l'inizio dell'inverno e durante il periodo dell'anno in cui le giornate sono più corte. Al giorno d'oggi, durante le sere di Chanukah, vige l'uso, promosso dal movimento Chabad presso numerose comunità in tutto il mondo, di celebrare l'accensione delle candele in maniera pubblica. Numerose persone si ritrovano in una piazza centrale della città dove è stata installata una grande Chanukah. Il presidente della comunità o il rabbino capo tengono un breve discorso, recitano la benedizione, Beraka, delle candele e inaugurano la festa. I presenti solitamente intonano inni gioiosi ed eseguono tipici balli ebraici. Dolce tipico della festa è una sorta di bombolone chiamato sufganiyah che, essendo fritto nell'olio, vuole ricordare l'olio consacrato che tenne in vita la luce del Tempio. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni, e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento con i vari personaggi biblici. Bene, arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video.